Vediamo ora come costruire questa base quadrata di 30 cm di lato e spessore 3 cm con una struttura in tamburato. Per realizzare questa base delle dimensioni richieste dovremo avere a disposizione un listello di abete lungo quanto il perimetro della base, con una sezione quadrata che in questo caso sarà di 25 mm x 25 mm. Dovremo avere inoltre a disposizione un foglio di cartone vegetale da 2,5 mm da cui ricaveremo le due fodere superiore e inferiore, e del cartone a nido d'ape di spessore uguale alla sezione dei listelli, quindi nel nostro caso di 25 mm. Per prima cosa, dal foglio di cartone vegetale di 2,5 mm tagliamo due fodere gemelle di 30 cm x 30 cm. Una volta tagliate le fodere, passiamo alla costruzione del telaio di legno. Tagliamo quindi con angoli di 45 gradi 4 listelli lunghi 30 cm l'uno e nel caso di basi più grandi tagliamo degli angolari. Questi serviranno, come abbiamo detto, a irrigidire la struttura. Ora, per assemblare il telaio, stendiamo a pennello della colla vinilica sulle teste a 45 gradi, dei listelli e sugli angolari e uniamo quindi gli elementi con graffette metalliche. Se non abbiamo a disposizione una graffettatrice, dopo aver steso la colla vinilica, teniamo uniti gli angoli semplicemente con dello scotch di carta. Una volta costruito il telaio, dobbiamo incollarlo alla fodera inferiore. Stendiamo quindi, sempre a pennello, un velo uniforme di colla su tutto il perimetro di legno. Finito di stendere la colla, ribaltiamo il telaio sulla fodera inferiore, facendo coincidere gli angoli. Dobbiamo ora incollare il cartone a nido d'ape nel telaio. Per far questo lo appoggiamo all'interno della base e lo tagliamo a misura. Il nido d'ape dovrà occupare interamente l'interno del nostro telaio. Per ottenere una base stabile, il cartone a nido d'ape deve però essere incollato alle fodere. Quindi, dopo averlo tagliato delle giuste dimensioni, lo togliamo dal telaio e puliamo gli eventuali residui di cartone. Per l'incollaggio del nido d'ape, prepariamo della colla vinilica diluita e costruiamo una spatola di cartone. Versiamo poi la colla diluita direttamente dentro la base sulla fodera inferiore e la spargiamo con la nostra spatola su tutta la superficie in maniera uniforme. A questo punto inseriamo il cartone a nido d'ape precedentemente tagliato a misura, che deve riempire tutta la superficie interna della base. Passiamo ora all'incollaggio della fodera superiore. Come in precedenza, stendiamo a pennello su tutto il perimetro di legno un sottile strato di colla non diluita. Poi versiamo sulla fodera superiore la colla precedentemente diluita e la stendiamo con la spatola senza arrivare al bordo. Ricordiamoci di non commettere l'errore di versare la colla sul nido d'ape, perché facendo in questo modo otterremmo una piscina di colla che renderebbe la base inutilizzabile. Per finire l'assemblaggio, uniamo la fodera superiore alla base. Una base realizzata con colla vinilica è molto resistente, ma per incollarsi deve essere tenuta pressata per 12 ore. Questa operazione potrà essere fatta in molti modi, con una pressa, se l'avete a disposizione, oppure con mattoni, o con un tavolo ribaltato o con pesanti libri. Quindi il carico, come abbiamo detto, dovrà essere pesante e uniformemente distribuito su tutta la superficie.